Adesso incontriamo l'avvocato Cascini che prima di parlarci del progetto AgriPlus ci racconterà un po' la sua esperienza professionale. Ciao, buongiorno. Noi siamo qui a raccontare di AgriPlus perché abbiamo fatto un percorso. Questo percorso che ci accompagna da circa 18 anni ci ha visto partecipe di una serie di attività che io ho avuto fortuna e piacere di condurre prima come consulente, poi come imprenditore e quindi come organizzatore e coordinatore di una serie di processi. Il mio percorso inizia nel conoscere il mondo del vento, il mondo dell'eolico, della possibilità di catturare con eliche rotanti questa energia naturale che è l'energia del vento. Poi ho avuto qualche esperienza nel mondo del fotovoltaico, quella che mi ha illuminato da un punto di vista di possibilità di fare grandi cose è il solare termodinamico a concentrazione, che è una delle tecnologie più innovative nel settore, è una di quelle tecnologie che riesce a cambiare il paradigma della non programmabilità e non continuità della produzione da fonti rinnovabili. Quindi la nostra idea, l'immaginazione di creare qualcosa from scratch, come dicono gli americani, da zero, in un posto desertico e quindi un posto inabitato, dove andare a insediarci e immaginare che il nostro insediamento faccia bene all'ambiente. Io immagino con questo progetto di fare qualcosa che va un pochino oltre, cioè noi immaginiamo di fare del bene all'ambiente, di fare produzione non solo in modo sostenibile, ma in modo da antropizzare positivamente un'area che oggi è inospitale, è inutile, tra virgolette, al sistema produttivo. Non facciamo una guerra tra fonti, uniamole queste fonti e mettiamole a servizio comune di un progetto che può essere appunto rivoluzionario, cioè un progetto che possa consentire, oltre alla produzione di energia, anche la creazione di vita, e una vita vissuta senza emissioni di CO2, senza bruciare componenti fossili e che può essere infinita. La pioggia è l'acqua dissalata per eccellenza. Usare quell'acqua fa sì che io in Marocco possa produrre il pomodorino del Piennolo delle pendici del Vesuvio, possa produrre la vaniglia del Madagascar. Avvocato, qualche dato su questi, cioè i numeri di questo progetto? L'idea che stiamo portando avanti è di insediarci in un'area che possa essere quella che va individuata tra le aree di Tarfascia e Dakhla, nel sud del Marocco. Parliamo di un'occupazione che può essere, diciamo, anche di 50.000 ettari. La nostra idea è di iniziare a insediare un'area che possa essere tra i 5.000 e i 10.000 ettari, poter realizzare l'impianto solare a concentrazione più grande del mondo e in piccolo, però comunque un'area di 210.000 metri quadrati che ha impiegato un 130-140 persone per la sua costruzione su 3 anni più o meno di lavoro. Poi vedremo meglio nel corso della giornata, che è fatta da specchi piani. Questi specchi piani che disegnano parabole grandi anche 50 ettari, 100 ettari, quindi queste grosse parabole. Sì, Sharon. Il nostro ospite si occupa della costruzione di piattaforme offshore e gasdotti come project engineer. Dal 2008 si specializza nelle energie rinnovabili, lavorando in Enel e sviluppando il progetto Enel Green Power in Italia e all'estero. Continua la sua esperienza lavorativa in BP Solar, sviluppando un portafoglio impianti fotovoltaico in Italia, per approdare infine in EcoPrime. Ci sei, Vincenzo? Grazie Sharon e Francesco, anche per riportarmi agli inizi della mia carriera. Io ho iniziato nell'oil and gas a Singapore, appunto, in un'epoca in cui le energie rinnovabili erano molto poco diffuse e conosciute. Oggi le energie rinnovabili sono una tecnologia matura che in termini di competitività ha superato gli impianti tradizionali a fonti fossili. Resta ancora il tema della gestione della rete, in quanto le energie rinnovabili non sono prevedibili. Se pensiamo al sole e al vento, chiaramente non possiamo stabilire in anticipo quale sarà la nuvolosità o il vento del giorno dopo. Per questo l'impianto di Partanna consente, grazie a degli specchi, di canalizzare la fonte solare su un tubo che viene attraversato da sali. Questi sali, che hanno delle proprietà termiche molto avanzate, consentono di accumulare il calore e in estate in Sicilia riusciamo a produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, da fonte solare, per 24 ore.
Da questo punto di vista noi riteniamo che la tecnologia sia ideale, per esempio, come un paese per il Marocco. In studio oggi siamo con Riccardo De Blasio, un esperto del settore agricolo e zootecnico, e vedremo come grazie a delle tecniche innovative di precision farming è possibile raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Riccardo, parlaci un po' di te, della tua azienda e dei progetti che avete in previsione. Sì, grazie Silvia. Io mi occupo di agricoltura e di zootecnia. Ho un passato nella banca di investimento, nel trading di materie prime e da 6 anni a questa parte faccio l'agricoltore. Mi rendo conto oggi che il settore agricolo è un settore tradizionale che ha una forte necessità di innovazione. Oggi fare l'agricoltore è un lavoro, è un'arte, è un mestiere, ma ha la necessità di professionalizzarsi, poiché le sfide del futuro sono sempre più difficili. Basti pensare ai cambiamenti climatici. Oggi io mi rendo conto che le tecniche tradizionali o i metodi tradizionali di produzione non sono più sostenibili. Certo, noi in Marocco abbiamo l'idea di costruire stabilimenti di produzione agroalimentare tecnologici e integrati. Questo attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili che possono minimizzare i fattori di produzione. L'idea è creare un unico hub di produzione che possa combinare gli scarti della lavorazione, i sottoprodotti o le inefficienze di alcuni settori e trasformarli in risorse per altri. L'idroponica è una tecnologia che ci consente di minimizzare i fattori di produzione e di minimizzare il rischio dell'imprenditore. La tecnologia idroponica ci consente di ovviare a questo rischio e di concentrare la produzione ricreando noi le condizioni ottimali per la semina e la crescita del seme. Qui dal Lab di Produzione AgriPlus incontriamo Peppino Campanaro per parlare di un tema sempre più importante, l'agricoltura intelligente. Quindi Peppino Campanaro, agronomo, imprenditore agricolo e dirigente d'azienda, attualmente direttore della Confagricoltura della provincia di Foggia, una delle organizzazioni agricole più importanti d'Italia. Ma quindi benvenuto e grazie per essere qui con noi. Cioè di colui che è attento al contatto, che coltiva direttamente la terra. La cosiddetta agricoltura intelligente, agricoltura 4.0, può sembrare una sorta di controsenso, cioè è possibile che il contadino diventi l'imprenditore agricolo che sfrutterà le tecnologie per produrre meglio rispettando l'ambiente? Sì. Sì. E diciamolo. Non solo è possibile, guardate, quello che è successo negli ultimi 3 anni, 2 o 3 mesi dopo l'inizio della guerra in Ucraina, si parlava della possibile carestia nel Nord Africa perché era bloccato il grano in Ucraina. Bene, l'Ucraina produce molto, ma molto meno grano di quanto si produce nella provincia di Foggia, che è il grano d'Italia. Eppure si parlava di crisi alimentare per un intero subcontinente, quindi gli imprenditori agricoli devono continuare a produrre, però allo stesso tempo dobbiamo essere attenti a rispettare l'ambiente, perché l'ambiente ci sta mandando degli alert per farci capire dei segnali importantissimi, ci sta dicendo state attenti perché se continuiamo a produrre così come abbiamo sempre prodotto, noi continueremo a dare un colpo all'ambiente. Quindi parliamo di agricoltura 4.0, di internet delle cose. Voglio lanciare una provocazione. Finora non era intelligente l'agricoltura? L'agricoltura si sta evolvendo. 40 anni fa si dava l'acqua per scorrimento. Di quell'acqua più o meno l'80-90% andava persa. Quell'acqua potrà essere utilizzata per rendere fertili zone desertiche, così come hanno fatto gli israeliani tempo addietro. Non stiamo immaginando un qualcosa di visionario, probabilmente quello che vorremmo fare in Marocco
un po' di visione ce l'ha. Buongiorno Armando Di Nardo, lei è docente di gestione ottimale delle risorse idriche presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, nonché coordinatore delle attività di progettazione, ricerca e sviluppo della MC Consulting. Può farci un quadro generale della crisi idrica mondiale? Possiamo sicuramente dire che ci troviamo in una situazione di grave emergenza idrica anche in paesi come l'Italia che sono ricchi d'acqua, quindi anche il nord Europa e non solo hanno di questi problemi, un po' per l'emergenza climatica sugli cambiamenti di cui tanto si parla, ma soprattutto perché per esempio come in Italia vi è una enorme richiesta di acqua rispetto all'acqua disponibile, quindi quello che si chiama indice di stress è quasi pari a 1 e la nostra idea è quella di sviluppare a partire da un territorio desertico un'oasi sia portando l'acqua con la distillazione dell'acqua e con anche altre tecnologie, ma soprattutto portando grandi interventi di energia rinnovabile. Quindi l'idea è quella di sviluppare tecnologie innovative anche nell'ambito delle acque reflue. Partendo da un'idea prototipale che ha sviluppato MC Consulting e ha realizzato nella zona di Porto Cesareo su una spiaggia che è denominato BOW, Bathroom on Wheels, che consiste in servizi igienici e sanitari che possono essere portati anche in zone sprovviste di energia elettrica e di acqua. In particolare questa struttura consente appunto non solo di avere acqua e energia peraltro a costo zero, ma anche di riciclare l'acqua utilizzata in questi servizi igienici. È stato posizionato sulla spiaggia di Porto Cesareo e è stata anche utilizzata da decine di migliaia di persone nell'estate del 2019. Prima le infrastrutture principali energetiche, quindi però partendo proprio da BOW, che potrebbe essere il supporto logistico per le squadre degli operai, come dicevo prima. Poi realizzeremo il fotovoltaico, l'eolico, il solare a concentrazione e poi tutta la parte che piano piano popolerà quest'oasi, portando quindi l'acqua come prima risorsa. Pensiamo di realizzare queste infrastrutture con fondi pubblici, ma soprattutto con l'intervento di investitori privati e ovviamente l'intervento rappresenta una sfida sia tecnica che penso per l'Italia e per il Marocco. Parlando di tecnologia idroponica, è possibile quindi anche l'allevamento di insetti, l'insect farming? Sì Silvia, attraverso il vertical farming riusciamo a fare allevamenti di insetti che ci consentono di avere dei prodotti precisi, nutrienti e sicuri soprattutto per la filiera ittica e per la filiera dell'acquacoltura e contestualmente attraverso i sottoprodotti di lavorazione di questi stabilimenti possiamo produrre concimi per i campi. Concimi che sono assolutamente biologici e controllati. Quindi andiamo ad avere una visione olistica, integrata delle tecnologie che già oggi esistono. L'idrogeno è un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile, può essere prodotto dall'energia elettrica da fonte solare e non emette gas serra, può essere immagazzinato o trasportato. Una centrale di produzione di idrogeno verde alimentata interamente da un impianto di produzione di energia solare fotovoltaica da 1 gigawatt è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 450.000 abitazioni o di caricare 560.000 veicoli elettrici. L'idrogeno è la chiave per lo sviluppo sostenibile. Può essere prodotto da energia elettrica o da fonte solare. Grazie al problema trovo la soluzione, che è quella di creare una città e un hub energetico, alimentare, idrico, che possa servire all'Europa, ma possa forse anche servire a quegli altri paesi africani, riuscire a rendere quella casa una casa confortevole. Creare la loro vita una vita praticamente.